Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot. Oggi facciamo dei tarocchi interattivi per vedere cosa ci blocca e soprattutto come possiamo sciogliere questo blocco. Come al solito abbiamo tre mazzetti, tre opzioni. Il primo mazzetto è con la fluorite verde, il secondo è con il quarzo fumé e il terzo con il quarzo rosa. Potete bloccare il video e prendere il vostro tempo per scegliere il mazzo. Vi ricordo che questo è un video di tarocchi interattivi che non ha un limite temporale, è valido dal momento in cui guardate il video. E una volta scelto il mazzo potete saltare direttamente alla parte relativa al mazzo che avete scelto, appunto. A dopo, ciao! Eccoci arrivati al primo mazzetto, quella della fluorite verde. Vi ricordo che questo video appunto parla del blocco che sta di fronte a voi, quando magari siete indecisi o come non riuscite ad ottenere quello che effettivamente volete, e soprattutto cerca di dare suggerimenti e tips su come sormontare e sciogliere questo blocco. Quindi vediamo un attimo le energie generali. La regina delle messi del fuoco è una carta questa che sottolinea la presenza di una competizione, una lotta. Siete magari all'interno di una competizione per ottenere un lavoro, oppure all'interno di una relazione molto competitiva, o che comunque dovete difendere estenuamente, diciamo. Vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. Sì, effettivamente questa stesa esprime un grande sforzo che state facendo in questo momento. Vediamo che nella prima parte c'è la carta del 6 di denari, che indica appunto uno scambio di energie fra voi e un'altra persona, che è rappresentata appunto dal re di spade, e poi abbiamo l'asso di spade. Quindi c'è molta confusione nella vostra testa, dovete chiarire esattamente in che termini porre una relazione in cui vi trovate. Può essere amorosa, può essere lavorativa, può essere familiare, di vari tipi. Non facciamoci la testa su particolari settori della vita, almeno in questa prima veduta generale. Per quanto riguarda le altre carte, sono il 3 di spade, il 2 di spade e il 9 di spade, e infine il 10 di bastoni. Dunque, quindi il vostro blocco riguarda appunto una certa confusione mentale, perché e molte paure. Sinceramente, molte paure, non sapete come muovere, c'è qualcosa, una sofferenza dentro di voi, probabilmente dovuta a una separazione o comunque a un dispiacere recente, che vi ha appunto portato ad una impasse. Non sapete come muovervi, avete una certa confusione mentale, soprattutto molta ansia, molta ansia, molta agitazione, molta paura, perché il 9 di spade è molto chiaro da questo punto di vista. Diciamo, questa paura deriva
dal fatto che vi trovate in una situazione in cui non vi sentite supportati, non vi sentite aiutati, ma soli di fronte a un ostacolo, un qualcosa, non riuscite a ottenere quello che volete, e questo vi porta molta paura. Probabilmente è dovuto anche, appunto, come ho detto precedentemente, alla relazione con una persona che rimane un po' fredda, se vogliamo parlare sia anche dal punto di vista amoroso che dal punto di vista lavorativo, che potrebbe essere appunto un superiore, un collega, un partner di lavoro, ma appunto potrebbe essere anche il vostro partner di vita, o la persona che state vedendo in questo momento a livello romantico, con cui avete una relazione non proprio su basi eque, e questo vi dà molta paura. Vi sentite fondamentalmente in competizione. Probabilmente, se vediamo dal punto di vista lavorativo, vi è stata posta davanti una sfida e voi dovete decidere se accettarla o meno, e questo vi dà molta ansia, però in realtà le carte vi suggeriscono di non spaventarvi, perché sono ansie soprattutto di insicurezza, cioè voi non vi considerate abbastanza all'altezza di questa sfida lavorativa, però in realtà avete tutte le qualità per poterla intraprendere, solo che dovete avere più dati per poter prendere questa decisione, perché il 2 di spade, vedete che è una ragazza bendata davanti al mare con 2 spade incrociate, vuol dire la benda fondamentalmente che non avete la conoscenza piena della situazione, dei dati, per poter prendere una decisione ponderata, e questo ovviamente aumenta l'ansia. Però secondo le carte, soprattutto la regina delle messi del fuoco e il 10 di bastoni, potrete sormontare questo blocco, questa ansia, e soprattutto appunto farvi carico di questa nuova sfida a livello per esempio lavorativo, però con molto sforzo. Dovete aspettarvi sicuramente una bella lotta, una bella fatica. Ciò non toglie che potrebbe essere appunto fruttuosa. Non vi lasciate spaventare. L'asso di spade indica appunto che dovete comunque difendervi. Diciamo come dire, la sensazione generale che mi dà questa stesa è che è comunque una sfida che in realtà non potete tralasciare, è un po' imposta, diciamo, dall'esterno, e quindi dovete soltanto decidere come muovervi, però non è che potete evitare di affrontarla, e quindi tanto vale che date il massimo, secondo le carte soprattutto voi avete bisogno di più informazioni e di fare chiarezza sui termini della sfida stessa. Per quanto riguarda la vita amorosa, anche lì vedo una paura, un'ansia dovuta a una relazione che non è molto egualitaria, non ha proprio le stesse basi. Voi e l'altra persona non siete sullo stesso piano, nel senso che almeno voi stessi vi ponete in un piano un po' vi sottovalutate un po', e quindi date potere relazionale al vostro partner o alla persona che state frequentando, e vi sentite appunto in competizione con possibili terze persone che possono interferire nella relazione. Anche qui
le carte suggeriscono di fare chiarezza soprattutto con l'altra persona, porre sul tavolo le vostre richieste, soprattutto cercare di chiarificare un rapporto che apparentemente non è molto egualitario, quindi insomma fare una specie di chiarezza, di tavolo di discussione con l'altra persona in maniera chiara, pacata, ma decisiva, insomma. E anche qui le carte comunque dicono che ci vorrà molto sforzo e vi peserà un poco questo chiarimento con l'altra persona. Questo è tutto per questo interattivo, spero che le carte vi siano state utili e il video vi sia piaciuto. In caso iscrivetevi al canale, mettete il like e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i video successivi. Se volete contattarmi in privato avete nell'info box del video i miei contatti. A presto! Ed eccoci arrivati al secondo mazzetto, quello con il quarzo fumé. Vediamo, allora volevo chiarire che questo video di tarocchi interattivi vuole vedere il blocco che abbiamo di fronte e che non ci permette di raggiungere i nostri obiettivi che ci siamo prefissati o i nostri desideri comunque, e soprattutto dà dei consigli su come possiamo sciogliere questo blocco e sormontarlo. Quindi vediamo un attimo le energie generali. La scintilla divina del fuoco. C'è una energia primordiale in questo momento per voi che riguarda appunto la vostra creatività, la vostra passione, il vostro spirito, qualcosa che sta nascendo e che vi crea appunto probabilmente una destabilizzazione, perché è un qualcosa di nuovo che vi rende un attimo come dire, destabilizzati, dubbiosi su quello che effettivamente volete. Vediamo però i dettagli con i tarocchi, così possiamo chiarire un attimo il concetto. Dunque, abbiamo esattamente il 6 di spade, il re di bastoni e il matto. Poi abbiamo il 8 di coppe, il carro e il 4 di coppe. L'ultima carta è il 9 di bastoni. Dunque, il vostro blocco è un blocco soprattutto psicologico, nasce dalla volontà effettivamente di portare un cambiamento totale, vorrei dire, nella vostra vita. Voi necessitate di qualcosa di nuovo, volete fare tabula rasa, attraverso il matto è evidentemente molto chiaro, volete andare verso nuovi lidi, nuove spiagge con il 6 di spade, lasciare una situazione che non vi piace, c'è un qualcosa che vi mette a disagio, che non fa per voi, e volete svoltare pagina. Ed è molto interessante che il 6 di spade sia sopra il 6 e l'8 di coppe, che fondamentalmente hanno un significato abbastanza simile, perché in entrambi i casi, come potete vedere, stanno andando nella stessa direzione, sono abbastanza simili come volendo disegni. Ci sono delle persone che svoltano, vanno verso una direzione precisa, addirittura questi due personaggi hanno la stessa posizione, ovvero danno le spalle a una situazione che vogliono abbandonare per andare verso qualcosa di nuovo e sperano anche migliore. Quindi
è sicuramente una stesa che mi parla di voler appunto voltare pagina, andare verso qualcosa di nuovo. Il problema è il vostro blocco è che non sapete qual è. Non sapete verso che direzione andare, non avete alcuna idea, sapete che volete andare verso qualcosa che vi fa star bene, che è più consono ai vostri desideri profondi, alle vostre necessità intime, ma non sapete assolutamente come concretizzare. Avete un forte volontà perché il carro è appunto la carta che indica voler prendere la guida della propria vita, andare verso una direzione che conducete voi, però come vedete nella carta del carro le due sfingi, che poi insomma è una interpretazione dei due cavalli nella carta dei tarocchi di Marsiglia, vanno in direzioni opposte, quindi dovete decidere da che parte muovervi, e il 4 di coppe è la carta appunto della non scelta, nel senso della mancata opportunità. Non sapete esattamente se prendere un qualcosa che vi viene offerto. Avete probabilmente la possibilità effettivamente di cogliere un'opportunità, però non siete molto sicuri se fa al caso vostro. E siete un po' probabilmente destabilizzati dal fatto che è qualcosa di sconosciuto, questa opportunità che vi si presenta è qualcosa a cui non avete pensato inizialmente, e quindi non conoscete esattamente di cosa si tratta, non sapete i dettagli, non sapete appunto dove vi porterà. Il matto, la carta del matto chiaramente esprime questa insicurezza da parte vostra, diciamo, perché appunto è una persona che si butta nel vuoto, vedete? Solo che il matto solitamente è una persona che appunto non ha paura del futuro, va direttamente, si butta, va all'avventura. Le carte con il 9 di bastoni indicano che sì, probabilmente dovrete un attimo cercare di fare il punto della situazione prima di prendere una decisione, cercare di capire effettivamente se questa nuova pagina di fronte a voi, questa opportunità che si può presentare, questa nuova strada fa al caso vostro. Sicuramente vi spinge a cambiare direzione, dare una svolta alla vostra vita, questo è abbastanza chiaro, di seguire quello che allinea con i vostri desideri intimi, perché vi renderà più felici sia a livello lavorativo che a livello sentimentale. Però appunto se avete una nuova opportunità che si può presentare come una nuova persona da frequentare a livello sentimentale, o un nuovo progetto a livello lavorativo, vi dice di soppesare un attimo se effettivamente fa il caso vostro. Nel momento in cui prendete questa decisione sicuramente avrete la strada spianata per raggiungere i vostri obiettivi e seguire la vostra decisione, perché non vi mancano le qualità, non vi manca la forza d'animo, non vi manca il carisma, non vi manca la leadership. Siete semplicemente un attimo destabilizzati e confusi su come concretizzare questo desiderio di voltare pagina, cioè da che parte andare. Prendete il vostro tempo, cercate di capire effettivamente quello che volete, e poi via, potete seguire il vostro istinto, perché la scintilla divina del fuoco appunto è la carta di un'energia primordiale del fuoco, ovvero qualcosa di distruttivo che fa tabula rasa di quello che c'era prima, qualcosa di nuovo che nasce, una nuova energia, e suggerisce appunto di appoggiarsi alla intuizione, al vostro istinto, e seguirlo. Spero che questo
video sia stato utile, vi sia piaciuto. In caso mettete il like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i video successivi. Se invece volete contattarmi in privato, nell'info box sotto al video trovate i miei contatti. Grazie di tutto e a presto. Ed eccoci arrivati al terzo mazzetto, quello del quarzo rosa. Vi ricordo che questo interattivo con i tarocchi appunto cerca di capire qual è il blocco che è di fronte a noi e che ci ostacola nel raggiungimento dei nostri desideri, dei nostri obiettivi, e cerca anche di dare informazioni o suggerimenti su come poter sormontare questo blocco. Vediamo adesso le energie generali. La regina delle messi della terra. Allora, questa carta indica che siete in una situazione in cui sembra che tutto è fermo, nulla cambia, nulla si muove e quindi voi siete in attesa, un'attesa che è spasmodica, nel senso che vi turba molto, perché appunto cominciate a perdere un attimo la fiducia che quello che volete ottenere effettivamente si realizzi. In realtà questa carta indica di non perdere la vostra determinazione, la vostra speranza, perché in realtà c'è un movimento, però diciamo a livello tellurico, nel senso sottoterra le forze, l'energia si sta muovendo piano piano però, e quindi apparentemente tutto è fermo, però in realtà il cambiamento sta arrivando, anche se molto lentamente. Vediamo un attimo i dettagli con le carte dei tarocchi. Abbiamo la regina di denari, il paggio di coppe, il 6 di denari, il 2 di bastoni, l'8 di spade e il 2 di coppe. Poi l'ultima carta è il paggio di spade. Dunque, sicuramente tutto è fermo, perché l'8 di spade è una carta dove una donna è imprigionata e veramente c'è anche un'apertura nel recinto di spade che la circonda, però lei appunto non riesce a vederla in quanto è bendata. Quindi sì, vi sentite un attimo bloccati, e ci sono soprattutto due carte che indicano il numero 2 ai lati di questa carta, il 2 di bastoni da un lato, il 2 di coppe dall'altro, il che indica appunto che avete delle decisioni da prendere, probabilmente relative a una partnership o sentimentale o di altra natura, di tipo lavorativo per esempio, e non sembra dare i suoi frutti, sembra appunto tutto fermo, tutto bloccato. Ci sono dei micro segnali, però è come se appunto voi aveste seminato qualcosa di concreto, ma dà veramente poca soddisfazione, e soprattutto sembra che ricevete qualcosa dal vostro ambiente o dalle persone che vi circondano o dal vostro partner, se si parla di una situazione romantica, un po' come dato dall'alto e abbastanza poco, insomma, di quantità veramente microscopica. Allora, appunto, la carta della regina di denari è una carta di una persona estremamente
nutriente, una persona che costruisce un ambiente caloroso, un ambiente fatto d'amore, fatto di comfort, dove appunto tutti trovano una specie di pace interiore. Voi siete questo tipo di persona, uomo o donna che voi siate, la stessa cosa in questo caso. Un po' la carta per me che rappresenta la madre terra, cioè qualcosa che nutre gli altri. Voi date delle offerte con il paggio di coppe, date degli inviti, però ecco, vengono accettati come se fosse qualcosa di scontato, di gratuito, non trovate appunto un riscontro paritario, quindi date più che ricevere. Questa cosa vi dà molta frustrazione, non riuscite a fare dei passi avanti, non sapete come muovermi e soprattutto non sapete come riprendere controllo della vostra situazione, della vostra vita. Dovete appunto riaffermare il vostro ruolo come individui all'interno appunto di una partnership, di una relazione con l'altro, attraverso con il paggio di spade, un atteggiamento attento e analitico e anche comunicativo, dare un messaggio all'altra persona. Quindi se vogliamo leggere dal punto di vista lavorativo, sicuramente voi siete una persona che dà molto nel vostro lavoro, però anche non solo a livello pratico ma soprattutto a livello relazionale. Siete delle persone che costruiscono un ambiente di lavoro estremamente proficuo per il vostro proprio modo di darvi agli altri, ai vostri colleghi, ai clienti, eccetera, però allo stesso tempo vi sentite non ripagati allo stesso modo, siete, come dire, vi sentite di dare più di quello che ricevete e vi sentite frustrati e bloccati. In questo caso quello che le carte suggeriscono è di, come dire, non demordere, perché appunto avete messo comunque in moto un processo che sì è lento, però nel tempo vi darà frutti. Quindi quello che state costruendo adesso con la regina di denari in realtà non è qualcosa di sprecato, è qualcosa che darà frutti ma nel lungo periodo, probabilmente qualche mese, non necessariamente in qualche settimana, ci vorrà un po' di tempo, e potete sicuramente costruire una relazione proficua con qualcun altro a livello lavorativo che potrebbe portarvi fuori da questa impasse e aiutarvi in questa situazione. Anzi, le carte dicono che appunto accanto a voi c'è qualcuno che potrebbe essere molto utile in questo senso. Nello stesso tempo, nel momento, in questo periodo in cui state ancora appunto aspettando i frutti del vostro lavoro, le carte suggeriscono appunto di armarvi di santa pazienza e continuare nel vostro lavoro, perché state facendo qualcosa di veramente molto importante, state costruendo relazioni lavorative molto proficue nel futuro, e continuando state molto attenti alle opportunità che si presentano e soprattutto osservate i vari segnali che il vostro entourage, sia i colleghi che magari i vostri clienti, se siete dei liberi professionisti, vi danno, e fatevi seguire da questi segnali che arrivano a voi, delle informazioni che possono essere preziose per il vostro lavoro. Quindi non demordete, andate avanti, state facendo un bellissimo lavoro che sarà ripagato a tempo debito. Per quanto riguarda le relazioni amorose, appunto, voi vi trovate bloccati, non vi sentite appagati nella relazione o nella relazione che può essere stabile o anche alle prime
il primo stadio, perché appunto ci sono due paggi, quindi insomma si intende probabilmente è una reazione che o è agli inizi o comunque è rimasta a un livello abbastanza fluido, insomma non si è stabilizzata assolutamente. Questo vi frustra molto, c'è del sentimento, io lo vedo con il 2 di coppe, però appunto dovete riuscire a trovare un equilibrio all'interno di questa relazione. Captate i segnali e seguiteli anche in questo caso, perché il paggio di spade indica appunto di fare un'analisi obiettiva della vostra relazione e seguire i risultati di questa analisi, ovvero badate anche a voi stessi, perché vi vedo dare molto e tacere su quello che vi manca, invece dovete esprimerlo all'altra persona, fare valere i vostri desideri e soprattutto le vostre necessità. E questo potrebbe dare appunto dei frutti, darà dei frutti, ma nel lungo periodo. Non aspettate che l'altra persona cambi repentinamente da un momento all'altro, però appunto dovete assolutamente seguire questo tipo di percorso, perché altrimenti rischiate di dare troppo senza ricevere nulla. E rimarrete sempre frustrati in questo senso. Quindi fate valere quello che siete, fate valere i vostri desideri, fate valere i vostri bisogni. Questo è tutto per il terzo mazzetto. Se vi è piaciuto il video mettete il like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i video successivi. Se invece volete contattarmi in privato, nell'info box sotto il video trovate i miei contatti. A presto!